Il fanatismo che rovina, femminismo 2.0. Dalle origini nobili a un presente distorto. Il femminismo nasce come movimento necessario, una forza che ha messo in discussione un sistema sociale ingiusto e iniquo. Non c'è nulla da ridire sul fatto che le donne, fino a buona parte del Novecento, fossero escluse da diritti basilari, dal voto al lavoro dignitoso, dal riconoscimento delle proprie capacità intellettuali, fino al diritto all'autodeterminazione. Parlare di femminismo autentico significa ricordare il coraggio di figure che hanno avuto il merito di incrinare davvero le sbarre di una società che relegava la donna a essere secondario, utile quasi solo nella dimensione domestica. Quel femminismo chiedeva giustizia, non vendetta, voleva parità, non privilegi, rivendicava la possibilità di camminare fianco a fianco con l'uomo, senza che questo fosse percepito come un attentato all'ordine sociale. In Europa, e in Italia nello specifico, le conquiste degli anni 70 e 80 hanno prodotto effetti reali. Oggi le donne votano, lavorano, si laureano più degli uomini, entrano nei luoghi decisionali della politica e dell'impresa. Se davvero il patriarcato fosse ancora l'onnipresente fantasma che certi slogan urlati sui social dipingono, questi risultati sarebbero impossibili. Eppure, nel nuovo millennio, qualcosa si è inceppato. Una parte del movimento femminista ha progressivamente perso contatto con la realtà, sostituendo l'analisi dei fatti con una narrazione costruita a tavolino, spesso più utile a generare consenso mediatico che a difendere i diritti reali. È nato così quello che potremmo chiamare femminismo 2.0, una corrente che vive soprattutto online, che si nutre di slogan preconfezionati e si indigna a comando, non per cambiare le cose, ma per creare una frattura insanabile tra i sessi. Dal diritto al privilegio. Il passaggio più evidente della degenerazione è il ribaltamento del concetto di parità. Non si tratta più di chiedere gli stessi diritti e doveri, ma di costruire una sorta di corsia preferenziale permanente per le donne, in ogni contesto sociale e lavorativo. Nella retorica odierna non importa se una donna sia competente o meno, la sua semplice appartenenza di genere diventa titolo sufficiente per rivendicare vantaggi, deroghe e quote riservate. Il femminismo, che un tempo combatteva le discriminazioni, ora ne crea di nuove ai danni degli uomini. In questo modo, anziché annullare gli squilibri storici, se ne producono altri, generando rancore e divisione. Non più un cammino comune, ma una continua e isterica contrapposizione che appare più come un regolamento di conti con la storia che come un progetto per il futuro. Il dramma reale e i numeri ignorati. Il tema dei femminicidi è forse il più emblematico per capire come il femminismo 2.0 sia diventato terreno di manipolazione. Nessuno con un minimo di coscienza negherebbe la gravità di ogni singolo caso. Ogni donna uccisa da un compagno, un ex o un familiare è una tragedia che deve scuotere chiunque. Ma trasformare il dolore in strumento ideologico è un'operazione scorretta e disonesta. Gli attivisti fanatici amano ripetere che l'Italia sarebbe un paese tra i più pericolosi al mondo per le donne, ma i dati ufficiali dicono esattamente l'opposto. Secondo Istat ed Eurostat, il nostro paese si colloca stabilmente tra quelli con i tassi più bassi di femminicidi non solo in Europa, ma anche a livello globale. Per essere precisi, il tasso italiano è di circa 0,4 femminicidi ogni 100.000 donne. In altre parole, meno della metà della media europea, che si attesta intorno a 0,8. Se allarghiamo lo sguardo, scopriamo che ci sono paesi come la Germania, la Francia o i paesi dell'est europeo in cui i dati sono decisamente più alti. Per non parlare di realtà extraeuropee, dove i livelli di violenza di genere raggiungono numeri da guerra civile. Eppure in Italia non passa giorno senza titoli sensazionalistici, campagne mediatiche, talk show urlati in cui si dipinge una realtà apocalittica. L'effetto è chiaro: alimentare una percezione collettiva di emergenza nazionale che non corrisponde ai fatti. In un'epoca in cui la statistica dovrebbe guidare il dibattito pubblico, assistiamo a una distorsione continua. Il numero dei casi non viene mai contestualizzato rispetto alla popolazione o confrontato con altri paesi. Il risultato? La narrativa è più forte della realtà, perché fa presa sull'emozione. E l'emozione, si sa, è il carburante perfetto per il fanatismo. La demonizzazione maschile. Il punto cruciale è che questa retorica non si limita a denunciare la violenza, ma si trasforma in un atto d'accusa generalizzato contro tutti gli uomini.
L'uomo, in quanto tale, viene dipinto come potenziale carnefice, portatore naturale di violenza, sospetto permanente. È un salto culturale pericolosissimo, che alimenta diffidenza e odio reciproco. Paradossalmente, mentre si parla ossessivamente di femminicidi, resta nell'ombra il tema opposto: gli uomini vittime di violenza da parte di donne. Un argomento che, quando viene sollevato, suscita derisione. Le testimonianze vengono liquidate come barzellette o eccezioni folcloristiche. Eppure, anche in questo caso, i dati raccontano altro. Le indagini Istat, per esempio, rilevano che oltre il 18% degli uomini italiani ha subito nel corso della vita una forma di violenza psicologica o fisica da parte di una donna. Certo, la violenza subita dagli uomini assume spesso forme diverse: meno omicidi, più abusi psicologici, ricatti emotivi, denunce strumentali, esclusione dai figli nelle separazioni. Ma proprio il fatto che se ne rida rivela l'ipocrisia. Se il principio è il rispetto e la tutela della dignità, allora ogni violenza va condannata, non solo quella che alimenta una narrativa utile ai social o ai partiti. La strumentalizzazione politica del femminismo 2.0. Che la politica abbia sempre bisogno di slogan per sopravvivere non è una novità. Ma il femminismo fanatico contemporaneo è diventato una miniera d'oro per chi vive di demagogia. Basta evocare il patriarcato come spettro onnipresente e si ottiene automaticamente consenso, copertura mediatica e approvazione morale. È un discorso perfetto perché non richiede verifiche. Non importa se il patriarcato di oggi non ha più le sembianze del secolo scorso. L'importante è che la parola continui a circolare, caricata di significato emotivo e quindi politicamente redditizia. In questo clima, la politica non costruisce più strumenti di tutela reali, ma alimenta contrapposizioni. Ogni legge, ogni iniziativa pubblica, ogni campagna viene presentata come in difesa delle donne e mai, per esempio, come difesa della persona in quanto tale. L'uomo, invece, viene sistematicamente ridotto al ruolo di colpevole presunto. Il risultato pratico è un scontro fra sessi che non porta a nessuna crescita sociale. Si innesca una logica di guerra fredda tra uomini e donne, un clima di sfiducia permanente che logora la possibilità di costruire relazioni stabili. Le conseguenze? Meno famiglie, meno matrimoni, meno figli. Ed ecco che emerge un sospetto non proprio marginale. Questo scontro artificiale sembra anche funzionale a un obiettivo più ampio, quello del contenimento demografico. In un pianeta dove il sovraffollamento è già un problema riconosciuto a livello globale, creare divisione tra i sessi diventa un modo sottilmente efficace per frenare le nascite. Non servono politiche coercitive, basta avvelenare il rapporto tra uomini e donne con narrazioni tossiche e la demografia fa il lavoro da sola. La cultura dei social come acceleratore. Ovviamente tutto questo non potrebbe esistere senza i social network, che hanno trasformato la lotta di genere in spettacolo quotidiano. Qui il femminismo 2.0 trova terreno fertilissimo. Slogan brevi, indignazioni lampo, hashtag che diventano tribunali popolari. L'algoritmo non ama il dibattito serio, ama il conflitto. E cosa c'è di meglio che opporre sistematicamente uomini e donne, costruendo narrazioni di vittime e carnefici? La polarizzazione genera interazioni, e le interazioni sono denaro. Non sorprende quindi che le voci più moderate, quelle che chiedono dialogo e rispetto reciproco, non emergano quasi mai, non fanno rumore, non vendono. Il risultato è che intere generazioni crescono bombardate da un'immagine distorta: la donna come eterna vittima e l'uomo come eterno oppressore. Non importa se i dati raccontano altro, se la realtà quotidiana è più complessa. Quello che conta è la versione più redditizia da diffondere. Educare al rispetto reciproco, non al fanatismo. Ogni fanatismo rovina ciò che tocca e il femminismo 2.0 non fa eccezione. Ha trasformato un movimento nato per la dignità umana in una caricatura rumorosa, buona solo a dividere, a produrre slogan da social e a mantenere vive guerre immaginarie. Il problema è che in questo processo non guadagna nessuno. Non le donne, che vengono infantilizzate come creature sempre bisognose di protezione speciale, e non gli uomini, dipinti come mostri latenti. Continuare su questa strada significa educare generazioni intere a diffidare l'una dell'altra. Significa alimentare risentimento e paura, invece di costruire rispetto e fiducia. Significa sacrificare la possibilità di una convivenza equilibrata sull'altare di un'ideologia utile solo a chi ne trae potere e profitto.
Se davvero vogliamo una società più giusta, bisogna abbandonare la logica dei privilegi e delle accuse di massa. Non servono leggi di parte, servono leggi giuste. Non servono campagne di colpevolizzazione, serve educazione al rispetto reciproco. Serve insegnare a uomini e donne che la differenza di genere non è un campo di battaglia, ma un dato della natura con cui costruire rapporti di collaborazione e comprensione. È tempo di smettere di urlare contro un patriarcato che nei fatti non regge più come spiegazione universale di ogni male sociale e di iniziare a riconoscere i problemi veri, la violenza in tutte le sue forme, indipendentemente dal sesso di chi la subisce o di chi la compie. Il futuro non ha bisogno di una vendetta di genere, ha bisogno di uomini e donne capaci di riconoscersi nella stessa umanità, senza etichette, senza tribunali mediatici, senza fanatismi. Dire basta ai fanatismi. Chiudendo il cerchio, il messaggio è semplice. Basta con la cultura ideologica di parte, basta con le speculazioni sui social, basta con la manipolazione politica di un tema che riguarda la vita e la dignità di tutti. Il femminismo autentico ha fatto la sua parte nella storia e va rispettato per questo. Il femminismo fanatico di oggi, invece, va riconosciuto per ciò che è, un ostacolo alla convivenza civile. Se c'è davvero un compito urgente, è quello di riportare il discorso pubblico alla sobrietà, alla responsabilità e al rispetto reciproco. Uomini e donne hanno differenze, certo, ma queste differenze non sono il pretesto per un conflitto, sono l'occasione per costruire un equilibrio più maturo. Il fanatismo divide, il rispetto unisce, e solo quest'ultimo può costruire un futuro degno di essere chiamato civile. Ringraziamo Simone Stella da Firenze per l'articolo, vi invitiamo a commentare, iscrivervi al canale e attivare la campanella per nuove notizie, articoli e recensioni. Buona giornata!